Yahweh ha ricordato, questo è il nome dell'ultimo tra i profeti, il profeta Zaccaria, il terzo nell'epoca del post-esilio insieme ad Ageo e Malachia, che inizia la sua predicazione appunto dopo l'inizio della predicazione di Ageo e durante il tempo della ricostruzione del secondo tempio per opera di Zorobabele. Un libro importante, pieno di elementi narrativi e teologici molto originali, molto interessanti, che influenzeranno non poco l'attesa messianica del popolo di Israele. La prima parte del libro di Zaccaria è dominata dalle sue visioni, un elemento certo non nuovo all'interno della letteratura profetica, semmai ciò che è nuovo è la presenza degli angeli. Per ben 22 volte troviamo questo misterioso messaggero che dona le visioni al profeta Zaccaria. Pensate soltanto, per fare un paragone, che nel grande Isaia l'angelo appare soltanto una volta, così anche in Osea. L'altro elemento nuovo è il fatto che la figura del re ormai nell'epoca del post-esilio ha perso di vigore, di importanza, e la speranza di Israele è tutta nella figura del sommo sacerdote che in questa prima parte del libro di Zaccaria riveste un ruolo, un'attesa messianica. Dunque sono passati 70 anni dalla distruzione di Gerusalemme, dalla deportazione, e Zaccaria insieme appunto con Ageo e Malachia eleva la sua voce per spingere Israele alla ricostruzione di un secondo tempio. Dunque il sacerdote è la figura centrale e una promessa dai toni messianici è quella che troviamo appunto al centro di questa prima parte del libro. Ascoltiamo questa profezia in cui Zaccaria profetizza un nuovo re che ricostruirà il Tempio e accanto a lui, in una pace perfetta e perpetua, il sommo sacerdote. Ecco un uomo che si chiama Germoglio, spunterà da sé e ricostruirà il Tempio del Signore. Sì, egli ricostruirà il Tempio del Signore, egli riceverà la gloria. Egli siederà da sovrano sul suo trono, un sacerdote sarà alla sua destra e fra i due regnerà una pace perfetta. Dunque in questa frase troviamo una sorta di manifesto di teologia teocratica, il potere religioso e il potere civile, politico, economico, il sommo sacerdote e il re. Una domanda allora è legittima fare a questo testo che tanto ha influenzato l'attesa messianica di Israele e anche la comprensione che Gesù stesso ha avuto della propria identità messianica. Gesù sembra aver ignorato questo testo e essersi invece soffermato sulla seconda parte del libro, quella in cui il Messia viene affermato, viene promesso in una maniera un po' diversa. All'inizio infatti di questa seconda parte, nel 9° capitolo, ecco una profezia in cui si parla di un re umile che entra a Gerusalemme sulla schiena di un asino, un'immagine che ha una forza prorompente, soprattutto grazie a ciò che Gesù farà nella sua entrata a Gerusalemme. Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme, ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro, figlio d'asina. E in questa seconda parte del libro di Zaccaria troviamo ben 6 frasi, 6 promesse messianiche che si compiono, secondo gli evangelisti, nella passione di Gesù. Evidentemente l'immagine del re umile sul dorso di un puledro entra nel cuore di Gesù e nella storia del Vangelo. E ancor di più una frase che Zaccaria pronuncia evidentemente in maniera misteriosa contro la vanità del Tempio, contro la falsità dei sacerdoti e di certi riti nel Tempio. Eppure Gesù prende quella frase come promessa e preannuncio della sua morte in croce. Guarderanno a colui che hanno trafitto, ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si piange il primogenito. Dunque in Zaccaria noi troviamo un indizio, una promessa rispetto alla morte in croce, rispetto alla fuga degli stessi apostoli. Tale viene la frase che viene citata
quando gli apostoli se ne vanno e scappano nel Getsemani. Ed è un'altra frase di Zaccaria, quella dei 30 denari, quando Giuda tradisce e vende il proprio maestro ai sacerdoti del Sinedrio. Tutte queste frasi che affermano come Zaccaria sia forse quello che più di altri tra i profeti ha profetizzato la morte di Gesù. E c'è infine un'ultima frase, misteriosa, straordinaria, pronunciata da Gesù stesso, che non lascia a mio avviso dubbi. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò a loro i profeti e apostoli, ed essi li uccideranno e li perseguiteranno, perché sia chiesto conto a questa generazione del sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. A me sembra dunque che Gesù abbia letto Zaccaria e abbia lì visto la profezia che riguardava la sua via, la via della croce, la sua morte. E la stessa esperienza che Gesù ha fatto quando ha letto i canti del servo sofferente di Isaia. Quando all'interno del testo biblico dell'Antico Testamento troviamo i luoghi in cui la coscienza, l'esperienza, la fede e l'obbedienza di Gesù ha trovato il suo nutrimento, si prova un'esperienza forte di meraviglia, di fascinazione. Dunque allora, per questa ragione che ti consiglio di leggere questo profeta e di sostare su queste frasi che Gesù stesso ha letto e interpretato per se stesso. Buona lettura.